La Vergine appare ad un fabbro di Orbè. Il 3 maggio 1491, Thierry Chauret, un fabbro di Orbè, in Francia, stava dirigendosi al mercato di Niedermorschwihr per acquistare del grano. Durante il suo viaggio, intorno alle 10 del mattino, si fermò a pregare presso un cippo situato in un luogo chiamato Abtal. Su questo cippo era appeso un crocifisso in memoria di un uomo deceduto accidentalmente in quel punto. In quel momento, Chauret udì una voce melodiosa che gli disse di non avere paura e di andare il più velocemente possibile, oltre a comunicare agli abitanti di cambiare il loro stile di vita e di venire in processione in quel luogo. All'improvviso, vide una luce sfolgorante al centro della quale distinse la Vergine, vestita di bianco, che teneva nella mano destra 3 spighe di grano che spuntavano da un unico stelo, e nell'altra un ghiacciolo. Il ghiacciolo, spiegò la Vergine, rappresentava le sventure che si sarebbero potute abbattere sulla regione se gli abitanti non avessero acconsentito a convertirsi e ad espiare i loro peccati. Le spighe, simbolo dell'abbondanza, annunciavano al contrario le benedizioni che Dio era pronto a effondere su quanti avrebbero cambiato vita e si fossero rivolti a Lui. Alzati, brav'uomo, disse con dolcezza la Vergine, e ascolta. Queste spighe. Esse sono il simbolo dell'abbondanza delle belle messi che verranno a ricompensare gli esseri virtuosi. Una volta arrivato al mercato, Thierry Chauret sentì la responsabilità di condividere la chiamata alla conversione con tutti, ma esitava a parlare. La Vergine allora gli inviò un segno. Il sacco di grano che intendeva caricare sulla sua cavalcatura era così pesante che non riusciva a sollevarlo, diventando un simbolo delle paure che lo tenevano bloccato. Un gruppo di persone si radunò intorno a lui, e infine, Thierry decise di comunicare il messaggio della Vergine Maria a quegli uomini. Una volta fatto ciò, riuscì a sollevare il sacco di grano senza alcuno sforzo. Il messaggio della Vergine mantiene tutt'oggi la sua profonda rilevanza. Il ghiacciolo potrebbe essere interpretato come simbolo di indifferenza, insensibilità e mancanza di amore. Questa carenza di amore potrebbe essere la radice di molti dei problemi che affliggono il mondo. Chi opta per la conversione, chi sceglie le spighe di grano, decide di permettere all'amore divino di illuminare e arricchire la propria vita. Sin dall'estate del 1491 fu eretta una prima cappella di legno, seguita da una più grande nel 1493 e consacrata nel 1495. In quel luogo, si verificarono numerosi miracoli. Nel corso del tempo, diverse congregazioni religiose si sono occupate del santuario, tra cui gli Antonini, i Cappuccini, i Padri del Preziosissimo Sangue e ora i Redentoristi. Nel 1922, venne eretta una imponente statua di Cristo, con le braccia aperte, che raggiungeva l'altezza di 17 metri sulla cima della montagna delle 3 spighe. Successivamente, nel 1967, fu costruita la chiesa dell'Annunciazione, la cui guglia, composta da 3 pilastri, simboleggiava le 3 spighe che la Vergine teneva in mano. L'apparizione della Vergine ha ispirato il nome del borgo Les Trois-Épices, che abbraccia i 3 comuni di Ammerswihr, Turkheim e Niedermorschwihr, situati a circa 10 km da Colmar nell'Alsazia. Questa località è un luogo magnifico, situato a oltre 650 metri di altitudine nel massiccio dei Vosgi.